Come potete vedere sono a Cremona per uno spin-off di Behind the Scenes, perché mi hanno detto che qui al Monte State c'è un ragazzino di Belle Speranze che ha il record sul giro in 3 piste. Ed eccolo qui il ragazzino di Belle Speranze, il giovanissimo Perotti. Esordio. Esordio? Esatto. Siamo agli inizi, sono giovanissimo come hai detto. Sponsor spingono? Spingono. No dai, l'entusiasmo è comunque quello che c'era nel 99 quando ho iniziato, quindi comunque weekend di gara è sempre lo stesso e Sì, sempre la stessa voglia. Ti diverti, eh? Sì. Quindi adesso entri, facciamo 29, abbiamo detto? No, assolutamente no. Entro, cerco di riprendere un po' l'occhio perché in teoria oggi dobbiamo fare tutto in un giorno, quindi ho prove Libere, qualifiche, gara. E questo non è mentalmente facilissimo, di solito comunque si sviluppa in un weekend, hai un giorno ore libere, un giorno qualifica, invece oggi c'è tutto, quindi ho visto adesso un po' la telemetria, un po' i dati, devo dire che sono un po' indietro proprio come guida, devo riprendere gli automatismi, sono passati 2 mesi quindi non ho più girato e devo riprendere un po'. Sì, perché ha girato in 33, quindi è depresso per questo, cioè ragazzi, per uno che è abituato a fare 31 effettivamente forse 2 secondi un pilota... Quindi adesso vediamo il secondo turno di tornare a girare un po' più forte, poi pensiamo poi a quello che hai detto tu, vediamo. 29 no, però di aggiustare ancora quel record che ho fatto l'ultimo. Dai. Come accennato da Fabrizio, il primo turno di libere non è stato molto proficuo, anche perché un pilota ha rotto il motore al primo giro e tra il tempo necessario per ripristinare la pista e il traffico, i giri buoni sono stati solo 3. Brutto! Pacchetto tecnico identico alla volta precedente, R1 del team Tecnica Moto. Com'è? Un po' diverso. Sì, dalla gara abbiamo dovuto cambiare forcella perché proponiamo dalla gara, quindi dobbiamo ripartire a fare un po' di feeling con sì, il suo materiale. Ho ritrovato il ricordo di quello come la facevo in gara. Adesso per me entravo leggermente di traverso senza forzare troppo sulla frenata, devo sacrificare un po' quella fase. La frenata la devi ovattare un attimo perché altrimenti poi problema. Se io vado sul freno comunque la perdo. Adesso però meglio il primo. E poi quando scivola dietro comunque riesco a incontrare perché sento proprio di lavoro davanti. Prima che sentivo mi sembrava di andare sulla gomma, quando ci andavo magari, però la sensazione del permesso adesso un attimo di più di lavoro lo senti in quella fase. Sì, diciamo prima regolazione del filo meglio, ancora meglio ancora. Però c'è sempre. Allora facciamo quella verifica di livello e poi eventualmente facciamo un ragionamento. Dietro bene, mi sono ritrovato con le marce e tutto, quindi solo capire un attimo davanti che strada prendere. Tanto dietro davanti un po' meglio, però tenendo la gomma davanti perché adesso inizio in angolo a sentire. Sì, inizia la gomma a calare un po'. Piazza dietro. Se tu adesso vedi l'ultimo giro questo qua, staccato il 200, giusto? Non ho forzato 205. Cazzo, se vado lì subito abbastanza come devi frenare, stacca, mollo, rifreno, ristacca, cazzo, devo continuare a correggere, non riesco a... Se io freno dietro prima di frenare davanti mi va di traverso. Ascolta, tornando su con la precarica, è peggiorata questa cosa qua? Aspetta. Che l'ultima regolazione che abbiamo fatto, che dicevi mi scappa, noi abbiamo fatto quella regolazione lì, è peggiorata o... No, non è peggiorata. È un comportamento comunque simile, se non ha avuto un grosso miglioramento, però neanche un peggioramento. E le curve le chiude nello stesso modo? A vederlo però non lavoro, né? Perché quello lì è un bello step, nel senso... Quasi anche peggio forse. Quasi anche peggio? Cioè il traversamento quasi peggiorato. Era più... staccava, riattaccava, era più... non lo so. Ma la forse la sta lavorando meno o di più? Un po' meno. Meno con meno olio.
No, adesso, dici adesso, un po' meno. Che è sempre quel cazzo di compromesso lì comunque. Tanto se per ci chiede. Sempre lì da Secondo stacco me, prima, al solito. Stacco prima, vado morto, perché non... lo so, Però il problema è che staccando un po' di prima... tempo ce lo fa perdere. Sì, ma poi sai cosa? A punto di corda ci arrivo troppo presto. Certo. Qual è il compromesso di cui parlavi prima? Del problema che è una coperta corta, a quanto ho capito. Sì, poi la moto che davanti mi piace nel lento, quindi le ultime 3 curve, sentirla bella giù che lavora, oppure è la moto posta in frenata e non riesco a trovare, ma non sono riuscito neanche l'altra gara, nonostante il tempo e tutto. Ma è una caratteristica tua o di questa? No, dobbiamo lavorare con la forcella sull'idraulica, non riusciamo a trovare La quadra. nel senso che alla fine quello che mi succede è che sacrifico tanto la frenata per cercare di sfruttare il grip della gomma in uscita, però allo stesso tempo sento che sono corto in alcuni punti, no? E se provo a frenare dove so che voglio frenare, dietro la perdo, si alza, e quindi cosa faccio? Freno forte, rilascio perché si deve riattaccare dietro, rifreno, ristacca Quindi se metti a posto la moto per la frenata giusta, poi dopo nel guidato, dopo in faccio fatica, percorrenza, in sì. uscita... Allora, mettere a posto bene per la frenata non sono mai riuscito, quindi alla fine ho cercato sempre il compromesso dall'altra parte, cercando di uscire forte e sacrificare un po' la frenata, però non è il mio modo di guidare, mi piace attaccare il freno un po' più aggressivo. invece così la perdo, quindi devo risettarmi, però purtroppo non abbiamo tempo di provare altre soluzioni, la forcella è diversa dalla gara e dall'altro weekend, che anche sulla carta 2 cose uguali non sono mai uguali, questo l'ho imparato in un po' di anni di gare, c'è sempre qualcosa di diverso che ti restituisce un feeling diverso, in questo caso devo ancora ritrovare il feeling davanti per riuscire a entrare bene. Facendo pochi chilometri, poco tempo, e quindi ti devi adattare. Sì, e adesso vediamo in qualifica, e anche un po' il punto di domanda sarà la temperatura dell'asfalto, visto che fa caldissimo, la gomma morbida tende a distruggersi più rapidamente. Adesso sei entrato con la X nuova. Ho dato con l'X usata di prima, Esatto. e dopo 2 giri avevo già pochissimo grip, quindi probabilmente le temperature sono un po' più basse dell'asfalto. Cosa hai girato adesso? No, 32, 8, 7, non ho girato forte, quindi dobbiamo capire, adesso anche la telemetria ci aiuta per capire un po' i punti, anche se li so, perché percepisco che in alcuni punti andavo full, adesso se vado full mi giro, e sicuramente anche un po' il frenata, che è la cosa che ho sempre un po' lamentato. Quindi... E dopo le libere è arrivato il momento delle qualifiche. Una delle cose belle nello stare fianco a fianco ai piloti è il momento in cui si devono concentrare prima di entrare in pista, il momento esatto prima di indossare il casco, e ognuno ha il suo modo. Chi diventa serio e si chiude tutto d'un tratto, chi ascolta musica, chi ride e scherza, e chi, come lui, fa un giro di pista. Sei contento, ovviamente. No, ho girato molto più piano dell'altra qualifica dell'altra gara. Beh, sicuramente essere messi insieme alla Race Attack, che è una categoria, diciamo, con un livello un po' più basso, fai fatica perché magari trovi chi gira 13-14 secondi più lento, e quando devi fare il sorpasso è rischioso per entrambi. Certo. Però al di là di questo, anche se fossi stato pista libera, non sarei arrivato vicino a più tempo, perché non sono a posto in ciclistica. Questa forcella nuova, che dovrebbe essere uguale, non è uguale, e arriviamo, non usiamo gli ultimi 12-13 mm
e forcella. Quando non usi tutta la forcella il feeling davanti non è buono, bisogna andare a lavorare sotto. Infatti mi ritrovo molto presto a lasciare il freno, prendere in mano il gas in anticipo, in angolo, e si creano tutte delle dinamiche sbagliate, per cui poi per recuperare fai degli errori, quindi di base male. In più si è messo anche il vento, perché tutte le volte che arrivavo da 1 alla 7 arrivavo corto, perché tirava veramente contro. Si spinge nella direzione del rettilineo grosso. Esatto. Quindi tutte le frenate. E dall'altra parte invece giro buono, ho staccato nel solito posto e ho fatto una cazzata perché sono andato. Però il 31 non tanto. No, adesso non ci siamo, vediamo se in gara magari a pista libera troviamo anche il setup giusto, magari riusciamo a fare qualche giro buono. Però Comunque gli aggiustamenti che hanno fatto sono nella direzione giusta o ancora... diciamo che la moto risponde a tutto quello che facciamo, quindi la passiamo dietro, gli diamo più grip, gli diamo più stabilità, meno agilità ma più stabilità in frenata, fa quello che deve fare, ma il problema rimane, cioè nel senso, quando arriviamo a quei millimetri là di esclusione della forcella, dietro alziamo e non riusciamo a sfondare sotto. Questo è il problema più grosso. Abbiamo tolto un po' di olio, non riusciamo comunque ad arrivare ai risultati l'altra volta come forcella. Io se non sento quella cosa lì, come tanti piloti, non vado. E siamo finalmente arrivati in gara 1, pronti per vedere se le ultime modifiche alla forcella sono giuste. Vorrebbero montare la più performante SCQ al posteriore, ma le temperature sono un po' basse e quindi si decide per la SCX. E con questa luce meravigliosa godiamoci questo onboard. Partenza al rallentatore per Perotti, che viene subito sopravanzato dalla BMW del team NTR di Lobartolo, e solo all'orizzonte, che sicuramente nelle staccate in quella direzione darà molto fastidio. E una cosa su cui voglio che facciate attenzione è l'utilizzo del gas di Perotti per fare lo scambio tra la 3 e la 4, che lo fa in maniera veramente particolare. E mamma mia, il lavoro dell'elettronica, guardate quel puntino rosso sopra all'indicatore del cambio, l'intervento che deve fare la centralina jack per tenere sotto controllo le zappate che dà con la manopola del gas Perotti, che arriccia l'asfalto. E qui alla staccata della 7 si riporta in prima posizione e guardate come dà il gas, mamma mia come si muove la moto. Staccata della 8 che la fa spigolata, e guardate qua come lavora l'elettronica, come si imbizzarisce la moto, veramente una guida spettacolare. Curvone della 9, guardate che non usa neanche tutto l'asfalto a destra, non ha bisogno, perché affonda la frenata fino a dentro, la spigola, la gira col gas, va a prendere il cordolo interno in una maniera pazzesca. E terza, quarta e quinta per usare tutto il motore stock della sua Yamaha R1 per arrivare alla staccata qui dove frena intorno ai 220 metri, e guardate come la mette di traverso, è impressionante. Fa le ultime 3 curve, danza proprio tra sinistra, destra e sinistra, e adesso godetevi questo giro solo con il sound della sua R1.
1:32,2 è il miglior crono della gara, che lasciamo sfumare così perché per i successivi 8 giri Fabrizio ci ha provato, ma la X al posteriore dopo poco non ha retto e i tempi si sono alzati. Ovviamente +1 per lui, ma l'obiettivo era un altro: battere se stesso. E adesso secondo me era un po' migliorata, riuscivo a entrare un po' di più col freno, non forzavo io perché vedevo che avevo vantaggio, però secondo me già così potevo fare 31 alto. Comunque ragazzi fa tantissimo, cioè l'olio, io entro, faccio 3 curve, Senti la differenza. Cioè, E il fatto che la sentivi così libera è stato un po' mi ha fatto bene a fare battato tutto, sì, ok. perché adesso nel cambio bene o male facevo ancora un pochino, però riuscivo. Quando sono entrato al primo giro era proprio... Rimbalzina, dai. Ok. No, adesso... Quindi noi una volta giusto per lavare le moscerini è già fatto. Basta. Ci prepariamo, andiamo a berci un aperitivo, che ce lo meritiamo. Sì. E poi stasera a cena da Gianni beviamo finché non ci conosciamo più. Sì, Vieni. E con questa partenza fotocopia di gara 1, dove Perotti viene ancora sopravanzato dallo Bartolo, inizia l'ultimo tentativo per Fabrizio per l'attacco al proprio record. Qui in curva 2 rimette le cose a posto, anche perché rispetto a gara 1 ha la Q dietro e quindi non ha tante cartucce da poter sparare. Tra l'altro non sa neanche se riuscirà a finire la gara con questa gomma, perché sono 14 i giri da compiere. E la moto non è proprio uguale a ieri, hanno ancora aggiustato qualcosa alla forcella dopo aver visto i dati e parlato con Fabrizio per andare incontro e trovare il miglior feeling possibile in frenata, e vediamo cosa riesce a fare. Giro abortito perché bandiera rossa, qualcuno è caduto dietro di lui e bisogna rientrare ai box, aspettare che la pista riapra e sperare che la gomma, l'SCQ, non abbia subito un calo di temperatura. Come ti sembra la moto adesso? Sono meglio di ieri. Meglio di ieri? Più che altro sul momento in cui entro con i freni la sento un po' più bassa e mi gira meglio. Sull'attacco freno forse no, la perdo un po' dietro, però dentro La fase di inserimento meglio.
ero più 002 dal 31.3 di là. Ah? E sono arrivato lì, ho fatto seconda. Nel fare il cambio, No! culo. E vabbè, però. Però all'inizio il comportamento era bello del moto. Sì. Ma quindi meglio? Sì, si poteva fare un pochino meglio. Si poteva E fare. dire questa cosa scaldata. Sì. Si poteva fare. C'è quel 39 che si può fare. Sì. È che proprio in uscita la marcia avrò perso Certo. 7-8 decimi. Ho fatto seconda, l'ultimo. Poverina. Però adesso la forcella. No, meglio. Viene 31 lì. 31-22. Grazie ragazzi. Quello che avete pensato funziona. Sei quasi riuscito a battere te stesso, eh? Ti è mancato. Allora, hanno lavorato niente. benissimo loro, erano tutti ragazzi, sono cervellati per trovare un po' una soluzione con il setup più che altro della forcella e la moto andava molto meglio e il primo giro ero a posto e ho provato a forzare un po', il primo settore buono, il secondo settore buono ho visto più 0-0, ero proprio in linea col 31.3 e poi invece l'ultimo settore non ho ben capito se magari sono andato un po' delicato io nel cambio marcia oppure l'ingranaggio magari un po', diciamo, ho subito qualche problemino da ieri, da seconda prima non mi è entrata la prima, ho fatto folle e sono andato lungo, ho perso il giro. Idem il giro dopo e poi quando ho provato a rinforzare comunque la gomma non era da queste temperature e non aveva più. Che nei primi 2 giri hai fatto quel 31,9 che sarebbe stato di ideal. 1-2 ha segnato di ideal. Poi hai fatto 31,9, quindi Siamo potevi sempre- ancora limare un po' te stesso. Potevi. Sì, però secondo giro ho avuto lo stesso problema e a quel punto lì ho pensato anche fosse un problema proprio Della moto. della prima che non entrava, in realtà poi i giri dopo sono andato pestandoci di brutto e entrava, probabilmente ero un po' delicato io, un po' si è un attimo consumata Ok. e quindi vabbè. Poi la gomma è andata, i tempi sono Sì. alzati, sei uscito perché Sì, il tuo sì, obiettivo sì. era No, battere te stesso. Sì, non volevo diciamo neanche dare troppo fastidio, diciamo chi fa il campionato e tutto, volevo cercare di battere il mio tempo e ci ho provato con la gomma da qualifica, avrei potuto finire comunque la gara, si finiva magari più piano, però ho preferito. Non era l'obiettivo No, era fare il tempo. Quindi. Esatto, era giusto che. Poco ti è mancato, eh? Sì. Vedere i 31,2 lì ti ha rugato un È po'. un po' sì, però diciamo che sapere che il team lavora così bene, abbiamo sempre qualche problema all'inizio diciamo del weekend di gara. Mi chiamano il weekend di gara ma in realtà sono 2 giorni sono stati, Certo. quindi in Neanche realtà- un giorno esatto, è una gara, perché esatto. poi oggi Sì, esatto, oggi ho fatto solo le gare. Quindi probabilmente se partiamo già con questa base iniziamo a lavorare da lì, visto che lavoriamo sempre positivamente e probabilmente viene fuori qualcosa di l'anno prossimo. di migliore. Sì, adesso vediamo cosa vogliono fare, però mi trovo bene con loro, benissimo con Andrea e tutti i ragazzi, quindi perché no? Bene. Grazie del weekend. Grazie Gary, è Patrick. stato fantastico. Alla prossima.